Salve a tutti ragazzi e bentornati su Cose dell'altro cinema con un video diverso, molto diverso dal solito. Questa non è la solita inquadratura a cui siete abituati e probabilmente vi starete chiedendo che cosa ci fa una tastiera qui davanti a me. Tranquilli, non voglio dedicarvi una canzone. Voglio parlare di colonna sonora e voglio farlo in maniera tale da divertirvi, da farvi divertire. Voglio farvi entrare nella testa di un compositore. Tutto quello che dirò non è scientifico e non è universalmente riconosciuto. Andrò a parlare della colonna sonora del Cavaliere Oscuro e del lavoro che ha fatto Hans Zimmer, dell'ottimo lavoro che ha fatto Hans Zimmer nel comporre questa bellissima soundtrack. Però quello che vi dirò potrebbe essere opinabile. Cioè, magari Hans Zimmer, non credo, però magari Hans Zimmer vede questo video e fa «Ma che cazzo dice questo? Non è vero che ho ragionato così». Probabile che non abbia ragionato così, però è un gioco quello che facciamo e provate a seguire il mio ragionamento, perché io credo, non sono sicuro, ma credo che la cosa sia stata pensata in questo modo. Allora, ogni colonna sonora nasce con il preciso intento di andare ad abbracciare la narrazione di un film. Punto. Ok? Deve essere bella, sì, ma per prima cosa deve essere funzionale e deve, anche in maniera subliminale, rendere più chiaro quello che guardi, rendere più bello quello che guardi, rendere più emozionante quello che guardi. Nel Cavaliere Oscuro è stata usata questa tecnica compositiva, non sempre, però nelle parti più belle c'è quasi sempre questo sistema compositivo, che tra l'altro lo potete ritrovare anche in alcune canzoni pop, insomma è una cosa che si utilizza. Però nel Cavaliere Oscuro credo che abbia una valenza veramente figa. Allora, c'è una particella compositiva che rappresenta Batman. Secondo me sempre. C'è una particella che rappresenta Batman. Ed è una particella piccola che viene ripetuta sempre, continuamente. Una cosa tipo... Ok? Già a sentire queste poche note starete pensando, sì, è vero, c'è sempre qualcosa che fa così. Bene, questa non è proprio la colonna sonora del Cavaliere Oscuro, non mi andava di mettermi a studiare nota per nota quello che ha fatto Zimmer e non ce ne sarebbe stato motivo, perché io voglio soltanto fare un esempio, per farvi capire che questa cosa funziona comunque. E poi vabbè, non voglio avere problemi di copyright. Fatemi causa. Dunque, andiamo avanti. Questo è Batman. E questa cosa va avanti a oltranza, è un ostinato, non si ferma mai questa cosa. E siccome non voglio prendermi l'artrite a fare questa roba per 10 minuti, prepariamo un loop. Datemi un attimo. Ho fatto un loop lunghissimo. Caro Batman, vieni a noi. Ottimo. Adesso posso concentrarmi a dire e fare altro. Dicevamo, questo è Batman. Non a caso, questi archi sono in un range medio-alto, non stanno troppo in basso, ed è poi la disposizione spaziale del nostro personaggio nell'inquadratura. Scena: è notte su Gotham City. Batman è in cima a un palazzo, è in alto, esattamente come i nostri archi, è in alto, e controlla la città sotto di lui. Ora, sapete che Gotham non è esattamente la città dell'anno, è afflitta da numerosi problemi, mafia, gli uomini del Joker che stanno preparando un nuovo colpo, corruzione, la polizia è in ginocchio, la gente ha paura. E quindi Gotham è rappresentata da una sezione di strings, di archi molto molto bassi. Questo è Gotham. Batman che sta in alto, e Gotham che sta giù. Gotham è meno immobile di Batman, il crimine serpeggia nelle strade, si muove. Ma Batman resta fermo. È come una pietra nel bel mezzo di un fiume. Questa cosa potrebbe sembrare una paraculata di Hans Zimmer, no? Sì, faccio andare questa cosa qui, riempie un po', sai. No. È
in realtà la rappresentazione di quello che è Batman come supereroe. È un uomo con una morale di ferro che sacrifica tutta la sua vita, tutta la sua libertà per una buona causa: combattere il crimine, combattere il male. E Batman non si muove, la sua particella compositiva è immobile e inamovibile, perché Batman è incorruttibile. Ci siamo? Gotham è rappresentata in genere, nelle prime fasi di una scena, sempre in questo modo, molto triste, molto malinconica, molto cupa. E questo perché? Perché il Cavaliere Oscuro è ancora in cima al palazzo. Lui ancora non sta aiutando i cittadini di Gotham, se ne sta lì e controlla. Però arriva un bel momento, quando lui decide di agire, in cui cambia tutto. E allora Hans Zimmer decide di sospendere tutto per un attimo. Batman spiega il mantello e plana giù verso i vicoli e finalmente entra in azione. Questa cosa qui, se fatta bene, ti fa drizzare anche i peli nel buco del culo. Ok? Guardate come con due semplici parti compositive si riesce a creare in realtà una scena nella testa di chi guarda. E se supportata dalle immagini giuste, tutto questo diventa eccezionale. Poi Hans Zimmer non si risparmia con l'arrangiamento, ci mette dentro veramente di tutto. I suoi arrangiamenti sono un casino, riesce a mettere veramente il doppio degli strumenti di qualsiasi altro compositore in una sua colonna sonora, però è comunque interessante l'idea di base. Poi che l'arrangiamento sia ricco, povero, quello che vi pare, l'idea di base è molto molto interessante. Questa cosa è stata utilizzata anche in Inception, fateci caso, però secondo me qui è meglio, è resa molto molto meglio. Ok, io ho finito probabilmente dire cazzate, non lo so, fatemi sapere voi se questo video vi è piaciuto, se vi ha incuriosito. In realtà lo scopo che voglio raggiungere, ditemi voi se ci sono riuscito, è quello di farvi ascoltare con un orecchio un po' più malizioso le colonne sonore. Perché quella colonna sonora è suonata in quel modo? Perché? C'è sempre un motivo, se il compositore è una persona che sa quello che sta facendo. Divertitevi perché quando tu riesci ad analizzare un film, qualsiasi cosa, con questo spirito, poi che tu sia un critico oppure no, te lo godi 100 volte di più. E allora vedrete che sarà divertente anche guardarlo 4, 5, 6, 7 volte un film. Una volta fai attenzione alla colonna sonora, un'altra volta fai attenzione alla fotografia, un'altra volta all'inquadratura, insomma, ti diverti. Nei commenti mi piacerebbe tantissimo leggere delle vostre intuizioni, delle vostre considerazioni su alcune strategie registiche, compositive, insomma, tutto quello che vi pare. Questo canale vorrei diventasse un po' un forum, un video forum per discutere in questo modo, divertendoci.